Ho acquistato la stampante Epson ET8550 e fa delle stampe fotografiche da paura. Da tempo stavo cercando una stampante che mi consentisse di stampare tutte le fotografie che realizzo con dei costi ragionevoli, mantenendo un'ottima qualità di stampa. Questo perché altrimenti ti restano nel PC e te ne dimentichi, mentre appenderle in casa o metterle in un album ti permette di rivederle più facilmente. Dopo innumerevoli ricerche sono giunto alla conclusione che la stampante Epson ET8550 fosse la scelta giusta. Ed è stato proprio così, anzi è andata oltre le mie aspettative. Ho scelto questa stampante principalmente perché gli inchiostri si possono acquistare come ricarica, evitando sprechi di plastica nell'andare a sostituire le cartucce, se non addirittura tutta la testina. Inoltre consente di stampare fino alla dimensione A3, che per le mie necessità è più che sufficiente. È anche dotata di uno scanner con risoluzione fino a 4800 dpi, che può acquisire fino al formato legal. Infine, se viene messa in rete via Wi-Fi, puoi utilizzarla senza cavi, sia dal PC che dal tablet che dallo smartphone. E ha anche la possibilità di leggere le foto in formato JPEG sia da SD card che via USB direttamente dalla macchina fotografica. Se mai dovessi acquistarla, ti consiglio di seguire le istruzioni su come disimballarla e installarla che trovi sul sito epson.sn, il cui link completo l'ho riportato nella descrizione qua sotto per tua comodità. Hanno dei video esplicativi molto chiari e non puoi sbagliarti. Comunque alla prima accensione sul display della stampante, che tra l'altro è touch e a colori, compare un QR code da leggere con lo smartphone che ti guida passo passo su come installarla. Per caricare l'inchiostro è facilissimo. Si apre il serbatoio per ogni colore e si inserisce la bottiglietta a testa in giù, senza aver paura che il liquido possa fuoriuscire quando la capovolgi. Inoltre, ogni colore ha una bottiglietta con un attacco diverso dagli altri e quindi non puoi sbagliare di inserirla nel serbatoio errato. Dopo la prima carica, seguendo le istruzioni sul display o sullo smartphone, la stampante carica l'inchiostro in tutti i condotti dal serbatoio fino alla testina di stampa e questo ovviamente porta a far scendere il livello presente nei serbatoi. Al termine di questa operazione ti consiglio di rabboccare l'inchiostro e poi dire alla stampante a che livello sono, agendo sull'apposita funzione. Tieni conto che il livello di inchiostro nei serbatoi non deve mai scendere sotto la tacca minima, perché se dovesse terminare poi sono guai per caricarla. Se si svuotano infatti i condotti rischi che poi al loro interno l'inchiostro si secchi, creando poi otturazioni per il futuro difficili da rimuovere. La carta può essere caricata in 4 punti differenti, in uno dei 2 vassoi anteriori, dove questo può ospitare anche CD per stamparne la copertina, anche se non so chi li utilizzi più, oppure da dietro per stampare su carta spessa, o ancora dall'alto, che trovo molto comodo per inserire i fogli A3. Dopo la prima stampa di prova ero gasatissimo perché la qualità è notevole. Ho quindi stampato diverse fotografie e solo alla sera, guardandole sotto la luce diretta di una lampada e con gli occhiali, mi sono accorto della presenza di righe leggermente visibili, ma antipatiche. Righe che non erano presenti sulla prima foto che avevo stampato. Che delusione, non era possibile. Ma che cosa fare? Il giorno dopo mi svegliai con un'idea: provare a fare una stampa di prova degli ugelli. E lì ho scoperto che uno di quelli del grigio non stampava correttamente, nonostante in fase di installazione funzionasse tutto a perfezione. Ho quindi eseguito una pulizia degli ugelli e tutto per fortuna è andato a posto. Il consiglio che mi sento di darti è stampare una pagina di prova ogni 15 giorni, su carta comune A4. Questo per prevenire che gli ugelli si possano seccare se lasciati inutilizzati per troppo tempo. L'aspetto negativo di questa stampante è che non venga fornita di alcun foglio fotografico per fare le prove, e mi sembra una caduta di stile. Con quello che costa e per incentivarti a utilizzare carta fotografica Epson, avrebbero potuto inserire un foglio per ogni tipo di stampa, così poi sapevi quale scegliere. E veniamo ora alle carte fotografiche. La prima distinzione è tra quelle glossy, matte e velvet. Le glossy sono carte lucide, con dettagli molto accentuati e nitidi. Il lato negativo è che riflettono la luce e si vedono le impronte digitali se toccate. Le matte sono carte opache, con dettagli uniformi ma meno evidenti rispetto alle glossy. Non hanno riflessi di contro e non si vedono le impronte. Infine le velvet sono carte ancora più vellutate e molto resistenti. Anche queste non hanno riflessi e non si vedono le impronte. Ma quindi quali utilizzare? Personalmente utilizzo le glossy per stampe a colori di piccole e medie dimensioni, diciamo fino alla 4, e le matte per le stampe in bianco e nero o a colori di grandi dimensioni. Le velvet ritengo siano l'ideale per stampe artistiche o di opere d'arte. La cosa importante è impostare sulla stampante correttamente il tipo di carta che stai utilizzando per sfruttare al massimo la qualità della carta. Se come me hai un Mac, ho un ultimo consiglio da darti. Quando installi il software della stampante, automaticamente te la imposta come AirPrint. Questo driver purtroppo non ti consente di sfruttare la massima gestione del colore della stampante e di conseguenza la qualità di stampa non è il massimo. Inoltre alcune applicazioni, come Epson Print Layout, non trovano alcuna stampante installata e quindi non le puoi usare. La soluzione consiste nel rimuovere la stampante e reinstallarla dicendogli di utilizzare espressamente i driver Epson.
In questo modo potrai utilizzare l'applicazione Epson Print Layout, che è molto completa e professionale e consente di ottenere stampe sbalorditive, nonché di utilizzare vari profili ICC per svariate carte fotografiche non di Epson. Spero questa mia esperienza possa esserti di aiuto se stai valutando di acquistare una stampante per fotografie. Se ti è piaciuto questo video, per favore lascia un commento qua sotto e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao e buona giornata!